Italian Rev, benvenuti nel mio armadio. Io sono Clorinda e sono la Digital Specialist in Fashion Brand e mi occupo di strategie di influencer marketing sui social media. Oggi vi volevo far vedere un po' dei miei pezzi preferiti. Come potete vedere a me piace farli vedere, nel senso non mi piace ordinarli nell'armadio chiusi, non mi piace. Partiamo dal mio pezzo preferito, il mio item preferito sono sicuramente le giacche in denim e qui ve ne presento solo 3 della mia collezione, che sono anche quelle a cui sono più affezionata. Questo qua, un jeans di uno dei miei fratelli, che io ho recuperato e ho dipinto dietro le Demoiselles d'Avignon di Picasso. Ovviamente una rivisitazione mia, però appunto l'ho voluto decorare così. Poi abbiamo una giacchina invece in denim rosa che ho decorato con queste spillettine. Sono super affezionata a questa giacca perché l'ho presa a New York durante il mio stage e mi ha accompagnato in un sacco di momenti che per me hanno avuto un bel significato. Sempre parlando di giacche, abbiamo questa qui che invece è lilla. Come potete vedere, questo fantastico tocco fashion di tie and dye in realtà è un errore, perché ho provato a smacchiare una cosa con la candeggina. Non fatelo, che squat. Sempre parlando dei miei item preferiti, abbiamo i crop top, appunto i toppettini ricamati, un po' cute, un po' fancy, con ce li ho di diverse colorazioni, motivi. Questa chicca qui, che forse avrete anche notato nei miei social, l'ho fatto io e tutti questi fili testimoniano appunto che sono alle prime armi, però super proud, vogliamo parlarne. Andando avanti abbiamo una mini sempre in denim. Questa è super semplice perché a me piace poi giocare con accenti che possono essere cappelli, altri accessori. Troviamo invece poi tutta la mia collezione di camicie bianche. In generale a me le cose basic, un po' semplici, soprattutto il bianco come colore, mi piace da morire. E quindi per esempio questa qua era un po' lunga e l'ho tagliata io con un paio di forbici, di solito la indosso con questo tipo di crop top. Mentre questa è una delle camicie che mi viene chiesto più spesso dove l'ho presa. Il segreto è non guardare mai le taglie. Per esempio questa è oversize perché io l'ho presa in L, quindi molto semplicemente a me non importa se un capo è ritenuto maschile, ritenuto appunto la taglia teoricamente non è la mia, ma mi piace appunto giocare un po' così con le taglie, con gli stili. E questo io di solito lo indosso con, vi faccio diciamo un mini esempio, questa tipologia di bikers è un crop top, sempre in maglina. Sempre con le camicine abbiamo una new entry, devo dire, questo è una cosa che non avrei mai pensato, perché di solito mi trovate sempre in felpa e cose molto molto basic, ma questi collettini ricamati che fanno un po' principessa Diana e un po' preppy school, ne ho 2 per esempio, e quest'anno mi sono piaciuti molto. Una chicca che probabilmente ho solo io è questo gilettino in camoscio. Questo l'ho rubato dall'armadio della mia mamma e appunto ciao mamma, è qui se non lo trovi più. Poi arriviamo a uno stile un po' più realistico che potremmo definire genderless o comunque maschile, perché appunto a me piace tantissimo, mi piacciono tantissimo questa tipologia di felpe. Questa è di 80s, che è un brand svedese che ha fatto questa collaborazione con H&M. Ho diversi colori dello stesso modello di felpa e devo dire che i miei fratelli ogni tanto quando vengono qua me la rubano. E lo posso abbinare per esempio con un paio di shorts versione mid, con un accessorio sempre micro. Tornando al discorso delle taglie, anche questo per esempio è almeno 2 taglie in più rispetto alla mia, diciamo, taglia classica, però mi piace moltissimo vestire oversize e questo è veramente versatile, è appunto un knit vest e devo dire che quest'anno l'ho usato molto spesso. Arriviamo poi alla collezione dei miei abiti. Che dire, a me piacciono gli abiti perché insomma metti su un vestito e sei praticamente pronta, poi lo puoi accessoriare e in generale danno quel tocco cute, non direi prettamente femminile perché poi io lo sdrammatizzo solitamente con delle sneaker, però mi piace in particolare vestire le maniche a sbalzo,
sbalzo. Ne ho tantissimi, molto simili, magari in colori diversi. Questo qua è l'ultimo che ho comprato quest'anno, che è in cotone fresco, con questi quadretti lisci, e ho anche una versione, anche questo, sempre bianco perché è appunto il mio colore preferito. Questo fa un po' ragazza della prateria. Poi vi faccio vedere le borse che uso più spesso in questo periodo, partendo da questa verde acido, è bellissima, sembra di avere questo insettino che ti segue, è di Ela, un bellissimo brand milanese. Una cosa che ho comprato qualche anno fa è questa micro bag in PVC di questo brand, che è un brand giapponese, si chiama Nana Nana o Nana Nana Nana. Ma la bag che uso sicuramente più spesso è il mio cestinetto. I miei amici continuano a dire che sembra uno di quei cosi dove si mette il fiasco di vino, ma io lo amo, lo utilizzo quasi sempre con qualsiasi tipologia di outfit, è veramente la mia borsa preferita. Per ogni giorno invece questa è il mio passepartout, è una borsettina in ecopelle, semplicissima, con un sacchettino, e anche questo, come vedete, le dimensioni che preferisco sono veramente piccole, non c'ho molto da mettere dentro. Per quanto riguarda invece le mie scarpe a vista sempre, perché ovviamente c'è tutto un altro paio che non mostreremo, questi sono gli stivali della Studio di H&M, sono del 2018, infatti sono abbastanza usati, consumati, ma anche questi sono veramente un passepartout, cioè li uso con la minigonna oppure con leggings o skinny jeans. Superga, io sono una grande fan delle sneakers in generale bianche e appunto sono team Superga. Poi abbiamo le Birkenstock immancabili, queste appunto le ho prese recentemente e davvero vanno con qualsiasi tipologia di outfit, quindi super. Sneaker bianche ancora, queste un po' vissute con questa parte in vimini, le ho prese sempre a New York qualche anno fa e anche queste dovrei cederle, però non ci riesco. Sulla stessa tipologia invece queste che sono di Mane B, anche questo è un brand italiano. Come vedete mi piace ripetere un item che so che mi sta bene, lo posso riutilizzare, allora poi diciamo che lo compro in varie varianti. E poi abbiamo i sandaletti, questi sono di Ralph Lauren e anche queste un po' sparkling, adatte alla stagione, anche queste prese a New York e sono di Steve Madden. Una cosa che mi piace molto abbinare sono calzini colorati con le mie sneaker bianche. Come vedete ne abbiamo una grande vastità e niente, questo è il mio cassetto dell'underwear e non c'è molto di cui parlare perché appunto non uso quasi mai i bra, i reggiseni, cioè questa è la tipologia che mi piace di più, questo è il seta di Other Stories e niente, viva la semplicità. Questo è il cassetto delle t-shirt. Provo a essere ordinata e sistemarli in questo appunto metodo un po' alla Marie Kondo. Le t-shirt che mi piacciono sono quasi tutte oversize oppure maschili, per esempio questa è appunto del Men, questa qui è di Melide, dedicata al Fire Festival, stupenda, sono super affezionata e nulla, la maggior parte hanno appunto queste print sopra e servono un po' per sdrammatizzare il look e essere un po' tomboy. L'unico paio di 501 di Levi's che ho in realtà è un paio di shorts che ho preso a Toronto e infatti le dimensioni sono un po' grandi, non c'era la mia taglia, ma mi piacciono anche oversize. Sicuramente una parte importante del look sono gli accessori. A me piace avere in generale degli oggettini, dei bijou molto molto delicati e ve ne racconto un paio. Questa è una collanina che mi hanno regalato in argento col mio nome, questi che sono gli unici un po' stravaganti sono di Elemento, sono degli orecchini dorati con una resina colorata e invece questi che vedete a forma di casettina che mi piacciono veramente molto, mi ricordano appunto casa mia in Calabria, sono di Boutique Canton. Dopodiché invece questi sono di Gem Gioielli e io ho anche questo loro fantastico bijou, eccolo qua, a forma di cornettino, sempre bianco che è il mio colore preferito. Questo è il mio archivio e anche la parte appunto invernale, come vedete tantissime
tantissime giacche, soprabiti, cappotti, anche questi sempre di taglie molto over. Un pezzo a cui sono super affezionata è questa pellicetta, questo visone di Giambattista Valli per H&M, dell'ultima collaborazione, ve lo devo far vedere perché è super stravagante ma davvero adorabile. Una parte del mio lavoro che mi manca moltissimo è l'organizzazione degli eventi e la partecipazione agli eventi, e questa è una parte appunto di abiti che potrebbero tornarmi utili nel momento in cui torneremo a fare gli eventi. Per esempio sono molto affezionata a questo, che è in velluto riciclato perché è della collezione Conscious, sempre di H&M, e l'ho indossato a Roma all'evento mondiale del lancio di Giambattista Valli per H&M. Questo invece è un pezzo d'archivio nel vero senso della parola, perché non l'ho mai indossato, credo. L'ha indossato però in sfilata Naomi Campbell a New York all'evento di Moschino per H&M. Sono veramente affezionata a questo pezzo. Onestamente non so se lo indosserò mai, però mi ricorda appunto un bellissimo momento lavorativo. Un altro pezzo sempre della collezione realizzata da Moschino in collaborazione con H&M è questo top ricoperto di glitter. Non è della mia taglia, guess what, ma come bustier secondo me su una maglia over, una camicia over può funzionare. Anche questo non l'ho mai messo in verità, ma mi piace tantissimo. E le mie amiche quando vengono, se dovessero rubare un pezzo, sicuramente sceglierebbero questo. Nei meandri più nascosti del mio armadio c'è la mia collezione di cappelli. L'accessorio che preferisco in assoluto, oltre agli occhiali, sono i cappelli. Ne ho veramente tanti. Ce ne ho di ogni tipo. Per esempio questo è un basco. Poi mi piace tanto anche l'effetto bucket hat, quindi semplicissimi così, molto carini. E sono sicuramente il cappello a cui sono più affezionata è questo, perché è stato realizzato a mano dalle ragazze di Almace. È un brand italiano nato in quarantena da alcune ragazze appunto che si sono dedicate al cucito. Sono bravissime anche questo, e si chiama Gino il cappellino. È bellissimo. Un altro modello che mi piace molto è questo qui con i lacci, che fa un po' Indiana Jones, non lo so, ragazza ricercatrice archeologa, che mi piace molto. L'ultimo che ho preso sempre in questa con questo design è questo.